Salve, già da giorni, se non settimane o addirittura mesi, volevo parlare del seguente argomento. Già ne avevo parlato nel 2014. Non sono però sicuro per quale ragione molti di quei video fossero stati demonetizzati e addirittura uno reso invisibile che solo io lo posso guardare. Non so se ho 72 ore di tempo per poter fare appello, però purtroppo può succedere che determinati argomenti non piace che si parli perché si considera che sono allarmisti. Per fortuna non mi hanno dato uno strike. Allora qua vi voglio chiedere che se guardate questo video e vi interessa, oltre a condividerlo prima che magari lo offuschino, anche di fare una donazione, così porterò molti video sullo stesso argomento, perché è molto probabile che se non lo cancellano perlomeno lo demonetizzano. Allora, venuto a fare tutta questa introduzione per parlare di ciò che allarma sempre di più l'opinione pubblica, non soltanto africana ma anche mondiale, che è la diffusione, la propagazione del virus dell'Ebola. Non so che titolo metterò a questo video, però io già nel 2014 parlavo esattamente del rischio che c'era della possibile viralizzazione del virus dell'Ebola, di una possibile epidemia o anche pandemia a scala globale, cosa che purtroppo già si sta paventando, perché sta uscendo fuori dai confini dello stato africano di dove è originario l'Ebola, del luogo geografico che si chiama proprio così, Ebola. Sta iniziando a infettare persone di stati limitrofi, ma addirittura grazie ai mezzi di trasporto odierni, alle connessioni che ci sono stati dei casi positivi tanto nell'Unione Economica Europea, nella UEE, ossia nell'Unione Europea, come negli Stati Uniti e magari anche in altre zone del mondo dove sono visti ancora come casi sporadici di persone che si sono ammalate in Africa. Però intanto bisogna dire che questa ceppa virale dell'Ebola è molto più light, c'ha un tasso di fatalità inferiore a forse al 70%, al 60%, quindi può essere curata, ma proprio per quello può rivelarsi più fatale, perché dà più tempo alle persone infettate di girare per il mondo e contaminarne altri. Infatti il tasso di trasmissione è molto più elevato, proprio perché le persone possono andare in giro di qua e di là attaccando questa malattia e di molto facile diffusione, e quindi basta un bacio, un abbraccio, il sudore del corpo, per esempio in ambienti chiusi come gli aeroplani, basta traspirare un po' e le molecole viaggiano nell'aria, l'alito, le cose che si toccano. C'è una trasmissione molto elevata, però la fatalità si è ridotta. Questo forse per una selezione naturale che spinge anche i virus a risultare meno fatali per diffondersi di più, perché se il virus distruggesse
il corpo umano nel quale soggiorna rapidamente come le vecchie versioni di Ebola, allora succede che si propaga poco. Infatti fuori da determinati villaggi non lo conoscevano, ma lentamente si è andato moderando nella sua aggressività, non nella sua fatalità. E allora a quel punto può diffondersi sempre di più, far sempre più chilometri in un giorno. Voi che ne pensate? Siamo a rischio in Italia o no? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, se volete propormi un tema del quale volete che io parli, comprate super chat, sticker oppure stickers, oppure abbonatevi al canale, regalate un bel abbonamento a vostre persone che conoscete e iscrivetevi, e soprattutto comprate un super grazie. E nel caso in cui voi vediate un mio vecchio video di 1 o 2 anni fa, magari l'ultimo mio video o un video di 10-12 anni fa, mi raccomando, quando trovate qualcosa che vi interessa, comprate un super grazie e nel commento scrivete il minuto, 25 minuti 26 secondi, 25 2 punti 26 per esempio, se è un video di 40-50 minuti, e mi dite: Sant'Enchan, in questo punto del video parli di questa cosa, puoi approfondire il tema in un nuovo video? E io, dietro vostra ricompensa, magari se preferibile come fa Gunblood Scissor, di 10-20 euro, 50 euro, vi faccio un video a richiesta anche di 1 ora. Allora ritorniamo a noi. Quanti minuti ho fatto? Beh, andiamo bene, perché adesso mi filmo con la camera, diciamo, principale. Che cosa bisogna fare secondo voi? Stiamo a rischio epidemia magari globale o addirittura pandemia globale? Scrivetelo qua sotto. Io adesso carico come video non in elenco questo video, speriamo che si possa trattare del tema, perché vedo che ne trattano in molti, ma io avevo il dubbio, non so per quale ragione mi hanno cancellato un video sempre sullo stesso tema. Non so, forse sarà stato poco morigerato. E adesso ritorno a registrare. Tanto questo pomeriggio parte una premiere. Io questo video lo posso tenere anche mesi non in elenco, vediamo che succede. Io credo che questa volta questo video sia stato moderato al massimo, non mi sono lanciato di getto a parlarne. Poi farò ricorso, perché posso fare ricorso ancora per vedere se lo accettano, che cosa c'è che non funziona, perché lo avevano moderato l'età, cioè lo dovevano guardare maggiori di 18 anni, un video che ho fatto sull'Ebola, e poi anche avrei trasgredito chissà che cosa, non ho capito bene. Però io già ne parlai, era questo che volevo puntualizzare, già ne parlai nel lontano 2014, credo, agosto, 14 agosto 2014, che c'era un possibile rischio pandemia Ebola. Speriamo proprio che non me lo butti giù questo video, altrimenti non so dove metterlo. E già ne parlai. 2014 2026, sono passati 12 anni. Apparentemente l'Organizzazione Mondiale della Salute ha lanciato l'allarme, ma i vari stati non so se hanno fatto qualcosa, avrebbero dovuto prendere delle precautele, svolgere delle indagini. Al momento dicevano di sì, che avrebbero fatto il vaccino, che avrebbero preso delle profilassi mediche, ma non so se adesso stiamo di fronte a un nuovo allarme, questa volta mondiale, vuol dire che si è fatto poco e anche male.
non so io, voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto. Dicevo, faccio questo video, non credo che potrò mettere qualcosa in riferimento alla malattia, dovrò dire a 12 anni di distanza ancora siamo a rischio, o lancio lo stesso allarme. Vediamo un po' anche che adesso utilizzo l'intelligenza artificiale che titoli mi consiglia, anche analizzando il video. Magari lo lascio caricato per giorni non in elenco, e poi con l'intelligenza artificiale vediamo dal contenuto del video che titoli mi consiglia, perché veramente se ci ritroviamo qua a parlare delle stesse cose vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Voi che ne pensate? Di chi è la responsabilità se in Africa ancora non si è debellato l'Ebola, ma addirittura continua ad avanzare, perché già da tempo è uscito dalla regione dell'Ebola, però è uscito anche dallo Stato sempre più massicciamente, ci sono casi dappertutto, e addirittura è uscito fuori dal continente africano. Che si aspetta a intervenire? Che si aspetta a fare qualcosa? Che si aspetta prima che diventi endemico in altre regioni del mondo, che ci siano delle epidemie in altre regioni del mondo, o addirittura che ci sia una pandemia? Che si aspetta? Ecco, commentatelo qua sotto, mi raccomando, mi raccomando. Adesso vabbè, questa premier volge al termine, perché probabilmente uscirà come premier, ma partecipate della chat, contribuite con un super chat o uno sticker, perché così mi aiutate anche ad andare avanti. Se questo video per caso non lo monetizzano o lo mettono per maggiori di 18 anni, io non monetizzo uguale. Allora mi aiuterete ad andare avanti, a portare avanti questi argomenti, e perché se no sembra che soltanto bisogna parlare di cose divertenti, fru fru, così, no? E mi raccomando, commentate qua sotto, contribuite con una super chat, uno sticker, partecipate alla sfida che è di dare un minimo, mi sembra il bollino rosso, io metto il bollino rosso, e poi potrete domandare anche un tema a richiesta per quelli che contribuiscono nella premier con la sfida, e poi tutto il resto come vi ho detto prima. È veramente sorprendente che con gli avanzi scientifici che ci sono stati e nel campo medico da il 14 agosto 2014, che sembra che almeno per il caso Ebola non si è fatto molto. Io sono speranzoso nel fatto che si possano fare cose nella medicina, nella scienza, però voglio vedere perché non hanno fatto un vaccino così rapidamente come hanno fatto con il covid 19. Con il covid si è trovata una soluzione, perché con l'ebola no? Voi che ne pensate? Perché con l'ebola non si è fatto ancora un vaccino? Scrivetelo qua sotto nella chat, scrivetelo nei commenti se ormai questo video è già uscito. Sempre che sia uscito io lo metto non in elenco, vediamo come va la cosa, perché sembra incredibile, ancora non ci abbiamo un vaccino che io sappia. Magari ci saranno delle cure palliative o per arginare la malattia, per cercare di recuperare, perché dicono che c'è un tasso di guarigione con l'ultima ceppa che è molto più leggera ma molto più insidiosa, perché proprio perché è meno aggressiva, meno fatale, dà agli individui, prima di ammalarsi, di conclamare
la malattia, quindi dà agli individui asintomatici sani più tempo di girovagare per la vita e per il mondo infettando altre persone. Quindi è più fatale proprio perché è meno aggressiva la malattia. Se fosse più aggressiva, appena la contraggono, ciao, in una busta del consorzio e via all'inceneritore. Infatti stanno incenerendo molti luoghi dove muoiono, dove vengono a mancare dove vengono a mancare gli infettati per paura dei contagi. Ma questo si tratta di una ceppa un po' più leggera con un 70% di fatalità, come si direbbe in Mortal Kombat. Mortal Kombat è un videogioco, algoritmi, è un videogioco. E quindi non so che altre cose dire, perché vabbè, non mi sono documentato, faccio questo video di passaggio, cerco di fare un video informativo, però ecco, tutte le autorità mondiali in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, nel resto del mondo si stanno allarmando proprio per la modalità di diffusione di questo nuovo ceppo del virus dell'Ebola. Si stanno molto allertando, allarmando. E noi che possiamo fare? Che possiamo esigere ai nostri governi e ai ministri della sanità di tutto il mondo e all'OMS, Organizzazione Mondiale della Salute? Si deve fare qualcosa e al più presto, anzi si doveva già fare qualcosa nel 2014 e da settimane che adesso c'è questo nuovo allarme, bisogna vedere che si fa. Voi che ne pensate? E di nuovo che vi propongo di dire la vostra. Cercherò di mettere le schede dei miei video fatti al riguardo dell'Ebola e anche la scheda riproduzione, i video consigliati riguardo l'Ebola, vediamo se li potete vedere, e poi le schede a fine riproduzione video, perché oggi, questo video uscirà molto dopo, ci sarà una mia premiere su un argomento che mi ha richiesto Gun Blood Scissor. Credo che sia riguardo l'intelligenza artificiale e la musica di Sanremo. Se è giusto che si partecipi a Sanremo con testi di canzoni e partiture musicali elaborati a partire dall'intelligenza artificiale e da dei prompt. Se è giusto che si utilizzi l'intelligenza artificiale per fare canzoni e musiche e partecipare a Sanremo oppure no. E io lì gli ho detto che anche con il playback e i sintetizzatori artificiali c'è stata la stessa polemica decenni fa, quando a Sanremo si cantava per ragioni e questioni tecniche con il playback, o quando Jean-Michel Jarre ha iniziato a suonare musica sintetica con elaboratori sintetici sempre più sofisticati. In realtà i pionieri sono stati, tra gli altri, i Pink Floyd, gli Alan Parsons Project e tanti altri. Bene, visto che siamo andati a parlare anche della musica, che sarà la premiere di oggi, ma che voi vedrete prima di questa mia altra premiere, mi ha commiato da tutte e tutti voi. Grazie per aver partecipato alla chat di questa premiere. Se avete qualsiasi cosa da dire, o fate in tempo a commentarla qua nella chat o nei commenti quando già sarà video. Grazie per esservi sintonizzati su questo canale, continuate a guardare i miei video, questo lo dico a quelli che per la prima volta mi guardano,
se non riuscirete a vedere questo video, logicamente non ascolterete neanche queste mie parole. Vorrà dire che gli algoritmi avranno deciso che non è un video idoneo a essere ospitato nella piattaforma, però credo di no. Non ho detto cose squilibrate, non ho detto paroline e non mi sono pronunciato contro nessuno. Ho cercato di creare un clima di conversazione utile, produttivo e informativo, nel quale voi potete esprimervi qua nella chat e nei commenti al video che cosa ne pensate, che cosa succederà, tanto per scambiarci pensieri. Forse, se questo video sarà approvato sull'argomento e avrà partecipazione di pubblico, farò un video più approfondito. Adesso non avevo tempo per approfondire l'argomento. Vi lascio, grazie per aver partecipato, continuate a guardare i miei video e alla prossima. Tanti saluti dal vostro Santen Chan. Ciao, e un saluto carissimo al nostro carissimo amico Gun Blood Scissor. Grazie per la tua patrocinazione, per la tua sponsorizzazione. Devo ancora fare un video a richiesta del nostro amico che ha a che fare sul tema che ci sono persone che utilizzano l'intelligenza artificiale per fare dello stalkeraggio, utilizzando la voce di altri, i video di altri, e metterli in imbarazzo, una cosa del genere. Quindi mi ha dato 10 euro per fare quel video e lo faccio come ho sempre fatto, ne avrò fatti più di 10. Se anche voi volete che io faccia dei video a richiesta, fate una donazione di almeno 10 euro nel mio canale super chat, oppure abbonatevi. Ma se volete fare un abbonamento di 12 euro all'anno, fate prima comprarvi un super grazie e pagarlo 12 o 20 euro, così non state tutti i mesi a pagare l'abbonamento. Oppure ormai la premiere è finita, se no partecipavate con super chat o sticker chiedendomi un argomento, ma potete pur sempre abbonarvi con, se volete donare 12 euro per chiedere un tema, con 1 euro al mese, oppure comprare direttamente un super grazie e quel bottone a forma di cuoricino, che direttamente così spendete 12 euro ma non vi vincolate un abbonamento e vi conviene. Ci pensate solo una volta e avete pagato per 12 mesi. Fate un po' voi. Potete anche, invece di darmi 10 euro al mese, darmi un super grazie di 120 euro. Io mi devo fare un nuovo cellulare. Mettete una mano nel cuore che magari troverete anche la via al portafoglio. Allora, grazie di cuore. Già ho fatto 23 minuti e 30 secondi, è troppo, poi viene un video pesante e non si carica più. Chiacchierando. Allora mi raccomando, lasciate i vostri commentari qui sotto, perché ormai questo video è finito come premier, rimarrà come video. Ciao ciao, dite quale potrebbe essere la vostra soluzione per risolvere questo increscioso inconveniente di salute che ormai affetta la salute nell'ordine mondiale.